Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi guardate un po', un bello sgombretto. E cosa faccio con questo? Un sughetto con melanzane, pomodorino, olivette, erba aromatica, l'origano, spicchietto d'aglio essenziale immancabile e mi faccio un bel sughettino per condire due gnocchetti. Per cui vi consiglio di seguire la ricetta, farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Ora procedo con la filettatura dello sgombro. Prima l'ho eviscerato, così da non far intaccare le carni dall'interiora nel taglio. Poi con un coltello sempre estremamente affilato comincio a togliere i filetti, le baffe. Ecco qua. I metodi per sfilettare i pesci sono vari, si può iniziare anche dalla testa, ognuno si cerca quello che più gli viene meglio. Una cosa comunque comune è quella di avere dei coltelli sempre estremamente affilati per poter fare questo tipo di operazione. Per il resto si può iniziare anche dalla testa, dalla schiena, insomma, i metodi sono tantissimi. Io qua ne faccio vedere uno. Una volta tolte le baffe, recuperati quindi i filetti, li delisco completamente, quindi se ci sono delle spine, come vedete, che levo le intercostali, poi quelle della schiena, cerco di levarle tutte quante, o con una pinzetta oppure facendo dei tagli molto sottili, come in questo caso. Ora tolgo anche le lische intercostali, in questo caso non lo faccio con una pinzetta ma direttamente con un taglio finissimo, perché le baffette poi le taglierò a dadini, quindi non mi serve il filetto intero. Quindi il sistema più rapido e anche più sicuro per togliere tutte le lische. Una volta che mi sono assicurato di aver levato tutte le lische, allora posso tagliarlo a dadini, a cubetti, non eccessivamente piccoli, ma un po' sostenuti per la cottura. Lo sgombro ha la particolarità di avere una carne abbastanza grassa, quindi la cottura è semplice, nel senso che la tiene abbastanza, per cui se si passa anche di qualche secondo non si asciuga facilmente. Una volta che ho ottenuto tutti i cubetti, metto via, adesso mi preparo la base per il sugo. I pomodorini li taglio a metà. In questo modo sto usando del ciliegino, ma si può usare anche del datterino che fa rimanere più dolciastro il sugo. E la melanzana, in questo caso, non essendo eccessivamente grande, la taglio a rondelline. Però se ci fosse una melanzana più grossa vanno bene anche i dadini. Fondo di olio extravergine in padella e metto le melanzane per farle dorare. Quindi le cuocio a parte. Una volta che ho ottenuto la doratura, poi le leverò. Quindi fuoco abbastanza importante per fare questo lavoro. Vedete, anche l'aglio lo faccio imbiondire bene, dopodiché poi lo leverò. Una volta che le melanzane si sono dorate, allora poi le tiro via. Ecco, ho levato l'aglio per evitare di dimenticarlo all'interno del sugo e quindi evitare spiacevoli inconvenienti per chi non lo volesse mangiare. Tiro via anche le melanzane. La padella è a fuoco spento, metto i pomodori disposti con la polpa verso il fondo. Ora li aggiusto di pepe e di sale e faccio in modo che la polpa bruciacchi un pochettino. Una volta che ho ottenuto la doratura della polpa del pomodoro, allora con uno schiacciapatate o con una forchetta li schiaccio per bene in modo da far uscire un po' di sughetto. Ecco qua. Questo sistema di cuocere il pomodoro in questa maniera dà più sapidità, più sapore al sughetto. Bene, adesso possiamo continuare il condimento. Un po' di olive, le olive sono facoltative, potete anche non metterle, a me piace avere anche un po' il saporino dell'oliva e quindi la metto, però è facoltativo. Un po' di origano, un po' d'acqua per far insaporire il tutto, amalgamare il tutto, perché partiamo sempre da ingredienti che sono già cotti. Insaporito il fondo, melanzane, olive e pomodoro, aggiungo lo sgombro
tempo di rosolatura 1 minuto, sfumo un po' col vino bianco, aggiusto con un po' di sale se necessario, un po' di pepe se volete e basta. Dopodiché, sfumato il vino, posso spegnere e dedicarmi alla preparazione degli gnocchi. Ecco qua, il sughetto è pronto, la base è pronta, adesso mi dedico a fare degli gnocchi di ricotta. Comincio con 500 grammi di ricotta che schiaccio per bene. Le dosi comunque le trovate tutte in descrizione. Ora aggiungo 200 grammi di farina zero setacciata, lo faccio con un colino, pian piano l'aggiungo e l'amalgamo con la ricotta aiutandomi con un cucchiaio. Ecco qua, pian piano, poco per volta. Indicativamente 200 grammi, dipende molto dalla consistenza della ricotta. Se la ricotta è un po' più asciutta, magari di farina ce ne vuole un pochettino di meno, insomma fate anche un po' ad occhio. Adesso posso cominciare a impastare con le mani e cerco di amalgamare tutta la farina alla ricotta, la incorporo. Poi metto 2 uova, le condisco con un po' di sale, se volete anche un po' di pepe, io in questo caso non l'ho messo. Poi una volta messo il sale le sbatto un pochettino e queste lo stesso le incorporo all'impasto. Ecco qua, prima con la forchetta e poi a mano. In ultimo aggiungo il formaggio, 120 grammi di formaggio, possibilmente non un formaggio piccante, quindi un formaggio leggerino, grattugiato, e ovviamente non deve essere estremamente stagionato. Impasto per bene a mano fino ad ottenere un'amalgama omogenea, quindi di colore chiaro. Ecco qua, bene impastato e tutto. Adesso mi sposto su un tagliere, lo infarino alla base e poi faccio le classiche bisce per gli gnocchi. Quindi una cosa molto molto semplice. Ecco qua, la grossezza è un po' a discrezione, a me piacciono consistenti, quindi li faccio un po' grossetti, però volete potete farli anche più sottili, io preferisco averli consistenti. Ecco qua, fate le bisce e poi li taglio di una dimensione media, insomma. Ecco qua. Questo è il risultato, parte del risultato, perché ne vengono chiaramente di più con 500 grammi di ricotta. Comunque in ogni caso un consiglio che vi posso dare, li potete anche congelare una volta fatti. Bene, adesso in acqua salata metto gli gnocchi, la cottura chiaramente è di pochi minuti, riprendo il sughetto con un po' di acqua di cottura degli stessi e poi non faccio altro che terminare la loro cottura in padella, ma più che altro li faccio insaporire perché gli gnocchi sono praticamente già cotti. Ecco qua, una mescolatina, una bella saltata, dopodiché con un po' di emulsione fatta con acqua e olio per ottenere un po' di cremina, nel mentre lo sgombro ha terminato la sua cottura di qualche altro secondo ed ecco il piatto terminato, per cui ora vado all'assaggio. Assaggio. Stravanato. Sgombro, gnocchetto, un pezzettino di melanzana. Poi posso dire, strafanati, veramente un gran piatto. Fatelo e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ciao, alla prossima ricetta. C'è questa cosa è strafana la diarrea.